Ah, nuovi occhiali. Ah, Sam, mancavi solo tu. Ora che siamo tutti, cominciamo. Di recente ho ricevuto una serie di strane mail che erano, a quanto pare, inviate a me da niente meno che me stesso. Anche Fragile sta ricevendo delle comunicazioni simili. Dico bene? Sì, ne ho ricevute alcune sui registri di Lu. È sottinteso. Io non le ho mai inviate. È tutto così inquietante. Lo sa bene il mio cuore. Una mail molto preoccupante mi è arrivata poco tempo fa. Vi erano allegati dei documenti molto segreti delle UCA sui BB e sulla tecnologia di comunicazione chirale, inclusi fascicoli riservati sui BB che vengono verificati per costruire le basi della rete chirale. Questi bambini straordinari erano i catalizzatori necessari per far passare i dati della rete dalla spiaggia. Hanno fatto da ponte tra la spiaggia e il nostro mondo. Da qui il nome Bridge Baby. Inizialmente il loro scopo era solo quello di sostenere la rete chirale. Vorrei parlare delle implicazioni di questi documenti in mio possesso, ma prima posso dirti come i Bridge Baby sono stati sviluppati, se vuoi. La RS nacque poco dopo del Death Stranding. La causa scatenante avvenne durante l'esecuzione di un parto cesareo per salvare il figlio di una donna in morte cerebrale. È meglio se il resto ve lo spiega qualcuno che ricorda il periodo. Se ti va di dircelo. Non sono un esperto del settore, ma se proprio insisti. Quando l'ostetrico toccò il feto durante l'operazione, disse di vedere la spiaggia. Ricerche successive rivelarono che i figli non nati di madri esanimi hanno una speciale connessione con quel posto. Le comunicazioni tramite la spiaggia erano state teorizzate, ma il quadro era ancora incompleto. Questi bambini erano l'anello mancante. In seguito lo sviluppo della rete chirale iniziò sul serio. O così mi è stato detto. Fermi, ho una domanda. Dimmi pure. Quando ho aggiunto il Messico in rete, o il mio lavoro in Australia, non ho fatto altro che condannare bambini. Non preoccuparti. Il nuovo Cupid non necessita di un catalizzatore umano. Puoi starne più che certo. Tutto iniziò quando Bridget era presidente e non acconsentì a condannare delle donne alla morte cerebrale al fine di produrre BB. Ma alla Bridges i ricercatori non si fermarono. Portarono avanti il loro piano nonostante le riserve della presidente. Per garantirsi delle cavie, pare che la Bridges infiltrò nel paese donne incinte dal Messico e da altrove. E così riuscirono a produrre i BB necessari per rendere la rete chirale una realtà. E 4 anni fa, la prima spedizione della Bridges partì per il suo viaggio. Questo è ciò che ho ricevuto sui BB sacrificali. Incluse le scorte. Un totale di 10 unità fu preparato all'integrazione. Ma ne usarono solo 9 per gettare le basi della rete nordamericana. Ho provato a individuare la posizione della 10ª, ma invano. Ma come drawbridge, dovremmo avere un livello di sicurezza più alto rispetto al mio personale. Per toglierci il dubbio, potresti fare una ricerca? Come ha detto Deadman, c'è stato un altro BB-28 che è esistito prima di Lu e che venne dismesso. Fragile ha in seguito scoperto che 4 anni fa a Lu venne assegnato il numero di serie di BB-28 e inspiegabilmente finì nel deposito. Ora, la prima spedizione anch'essa partì 4 anni fa. E sicuramente un altro BB funzionante gli sarebbe stato molto utile, ma di nuovo, inspiegabilmente, Lu rimase nel deposito. Avevano quindi altri piani per Lu?
ritennero Lu non confacente al sacrificio o esclusero Lu dalla missione per un altro motivo. Ad esempio? Arresto cardiaco imminente. 30 secondi all'arresto. Non riesco a trovare niente. Gli archivi ufficiali riportano che BB-28 è stato dismesso. Tutto qui. E non c'è nulla che faccia pensare a una connessione tra il BB mancante e Lu. Comunque, sappiamo per certo che ha fatto parte dei primi esperimenti sul BB. Quindi dobbiamo chiederci, anche Lu ne fece parte? 3, 2, 1. Spero di non averti svegliato. Devo assolutamente dirti una cosa. Nel tuo costruttore chirale portatile di livello 2 trovi il progetto per un fantastico congegno. Si chiama Transponder. Quando ne avrai costruiti 2 o più in posti diversi, potrai viaggiare tra l'uno e l'altro istantaneamente tramite la spiaggia, la cui mappatura forense ha reso possibile questo sistema. Ricoveri e grandi strutture come i centri logistici sono già stati attrezzati con dei transponder. Devi sfruttarli al massimo. Sam, sono Charlie. Abbiamo un altro incarico da assegnarti. Vai al terminale del laboratorio di Hartman e accetta quest'ordine principale. Sembrava proprio niente male, Sam. Sam, è da un po' che non ti fai una doccia come si deve, non trovi? Che genere di carico? Per questo le introduco di nascosto. Chissà chi era.
Non ho sete. Sam, il prossimo luogo da collegare alla rete chirale si trova nella parte orientale del continente, a East Fort Knot. Il nostro piano originale prevedeva un collegamento attraverso North Fort Knot per rendere il viaggio semplice e diretto. Ma purtroppo la città è stata annientata da una voragine. Quindi abbiamo dovuto escogitare un nuovo piano e sfruttare una serie di collegamenti tra i prepper della regione. Certo più facile a dirsi che a farsi. Alcuni prepper al momento si rifiutano di unirsi alla rete. Ma stando alle ultime simulazioni dell'APAS, grazie alla collaborazione col pizzaiolo, dovremmo riuscire a convincere anche i più restii. Il tuo primo obiettivo è quindi mettere online il pizzaiolo. Si dà il caso che il carico che ha richiesto sia conservato proprio in questa struttura. Essendo molto sensibile al calore, è stato indicato come consegna refrigerata. Quindi trasportalo di notte o sotto la pioggia. O magari potresti approfittare del portapacchi coperto di un fuoristrada, che dovrebbe tenerlo al riparo dalla luce diretta del sole. Quando sei pronto, accetta l'ordine principale su questo terminale.
Ma vaffanbrodo. Avvio creazione percorso. Percorso di consegna pronto. Questo ca- Ordine accettato. Grazie. Agganciato. Questo è per te. Che palle.
piace? Processo di costruzione completato. Peccato. Quante cazzo di robe hanno costruito in giro? Frena, frena. Ancora con quei misteri. In uscita d'area coperta dalla rete chiave. Cacchio. Benvenuto e grazie di essere passato. Ispezionerò il carico. Non vedo alcun tipo di danno significativo. Mea colpa. Sapevo che non avresti tardato. Sei un uomo molto affidabile. Collegami a questa tua rete, per favore. Perché ne faccio famigliare? Visualizzazione livello corriere attuale. Grazie. Questa tecnologia è spettacolare.
Da adesso gli affari mi andranno a gonfie vele. Parli del diavolo. È appena arrivato un nuovo ordine. Spero proprio di rivederti presto, Sam. Ottimo lavoro, Sam. Oggi hai fatto la differenza. Secondo l'analisi dell'APAS, gli individui affamati di pizza della zona potrebbero rivelare dominanti per l'espansione della rete chirale. Comunque passiamo al prossimo luogo che attende te e il tuo Cupid. Ci tengo a informarti che l'abitante di questo luogo ha la reputazione di essere un individuo molto prudente. Cerca di non dargli motivo di dubitare delle tue intenzioni. Accetta il tuo nuovo ordine principale al terminale in loco, così possiamo procedere. Questo carico va mantenuto orizzontale e richiede una consegna urgente. Avvio creazione percorso. Percorso di consegna pronto. Avvio creazione percorso. Percorso di consegna pronto. Avvio creazione. Percorso di consegna pronto. Avvio creazione percorso. Percorso di consegna.
Confermo subito lo stato degli ordini. Non voglio che la pizza si raffreddi. Che velocità! Anzi, che super velocità! Wow! Hai colpito nel segno. Non so come ringraziarti. 50 euro. Vorrei che tu collegassi il mio rifugio alla rete chirale. Non è quello incerto. L'architetto. Quante minchionate. Visualizzazione livello corriere attuale. Sono davvero online. Incredibile. Oh, ti ho appena condiviso il progetto del ponte chirale. Se disponi di un CCP di livello 2 dovresti essere in grado di costruirlo subito. Questi ponti si possono attraversare più rapidamente di quelli normali, anche se non funzionano bene quando piove. Giusto un piccolo pensiero per ringraziarti. Non ci ho nemmeno messo troppo. Sai, quella pizza mi ha svoltato la giornata. In realtà ho costruito io il forno del ristorante. Sono felice che ne faccia buon uso. Non è facile fare l'architetto di questi tempi. Vorrei solo essere libero di fare il mio lavoro al meglio. Beh, dopo che hai costruito le fondamenta, si genera un chiralgramma che fungerà da ponte. Sono utili se hai poco spazio per costruire o se devi attraversare un divario con un dislivello. Ho anche aggiunto delle modifiche che ti permetteranno di attraversarli più in fretta. Ma poiché alte concentrazioni di chiralium destabilizzano i chiralgrammi, i ponti chirali non funzionano quando piove o nevica. Si tratta di una misura di sicurezza per evitare incidenti. In ogni caso, questi ponti dovrebbero essere molto utili. In pratica non scivolare. Beh, l'abbiamo fatto insieme. È stato un progetto delicato. Abbiamo dovuto perfezionare il design finché le pizze non sono venute bene. E ce l'abbiamo fatta. La prima pizza che abbiamo mangiato è stata indimenticabile. Se chiudo gli occhi, riesco ancora a sentirne il sapore. Perché è un'arte che sta morendo. Un tempo credevo che non ci fosse niente di meglio che fare l'architetto, ma ora qualsiasi cosa crei so che soccomberà alla cronopioggia o a una voragine. È possibile creare nuove strutture con tutti i dati condivisi in rete, il che è fantastico. D'altra parte però ciò significa che non serve che io costruisca qualcosa con le mie mani. Ho sempre meno possibilità di praticare la mia arte e non so cosa pensare. È bello poter parlare con qualcun altro. Torna a trovarmi ogni tanto. E vai! Piano ora. Ecco fatto.
Schiacciateli! Merda. Wow! Sei mio. Ok. Armi individuate. Ricorda, il loro usaggio è proibito nelle strutture. Alzati al terminale per elaborare i tuoi ordini e le tue richieste. Grazie di essere qui. Controllo subito gli ordini. Grazie per il carico extra. Pensavo di non rivederlo mai più. Visualizzazione livello corriere attuale. Ordine completato. Ben fatto. Ma perché mi compaiono quelle robe lì? Merda! Agganciato. Quante inutili cazzate. Agganciato. Grazie di tanto.
Grazie per l'aiuto. Benvenuto e grazie di essere passato. Verifico subito gli ordini. Fantastico! È più di quanto mi servisse. Visualizzazione livello corriere attuale. Grazie e fa attenzione là fuori. Ordine completato. Ben fatto. Questo carico va mantenuto orizzontale e richiede una consegna urgente. Ordine accettato. Grazie. Avvio creazione percorso. Percorso di consegna pronto. Avvio creazione percorso. Percorso di consegna.
cagato di posto. Sam, quello è un bel branco di creature chirali. Sono più di quante possiamo gestirne. Dovremmo affrettarci e andar via finché possiamo. Sei mio. Un pochino più in là. Ci siamo quasi. Cacchio! Buonasera, Sam. Credenziali Droplet verificate. Benvenuto, Sam. Misure di sicurezza. Pecco! Ah però, bel personaggio. Bella. Forte. Wow. Visualizzazione livello corriere attuale. これは調査に使えるわ。みんなと話もできるしね。ご褒美ってことでステルスしやすくなる静音設計のアサルトライフルと足音を抑えられるブーツ、そして AI カモフラの柄をプレゼント for you。 その柄のスーツを着るとなんとモグラ地雷の AI カメラに認識されなくなるペコ。もうモグラ地雷にドドドって追いかけられることは絶対にね。最近この辺やばいんだよね。無人兵器がいたなんて噂もあって自衛策は取ったんだけど不安で寝不足なんだわ。でもあんたの荷物で元気が出たペコ。お礼ってわけじゃないけどバンバン使ってほしいペコ。まあね。自分の身は自分で守るしかないペコじゃん。だって危ないんだもん。データを分析して使いこなすのが得意だからそれでちょっと作ってみたペコ。敵として定義した相手を AI カメラが自動判定して地面の中を進んで敵にドーン。途中で撃たれることもなし。かわいそうだけど普通に上がって近寄らんでしょ。まさか超えてくる人がいるとはね。ありがたかったペコだけど。モグラ地雷はペコーラが
作ったの。なのに外の人たちが使ってるなんて。なんでかわかんないけど、誰かがデータを漏らしたって考えるしかないペコじゃん。ふざけんな。まあこれからはいざとなったら戦うしかないペコ。最終手段、徹底抗戦で戦うペコ。あんたのおかげでその覚悟ができたペコね。最近よく見るんだよね、メカっぽいやつら。持ってる武器も見たことないし、あんなん誰が作って操ってるのかわけわかんないんだけど。だがしかし、これはレアな研究対象と言えなくもないペコ。好きあらば奴らの武器を解析して、その技術を生かしてやるペコ。あんたに提供した武器もあんたのおかげで作れたんだから。これからも何か作れたら知らせるペコ。ほんとサンキューペコ。モグラ嫌いは止めたから帰りは安心ペコ。おつペコでした。バイバイ。Un altro successo, Sam. Immagino che tu sia molto stanco. Torna alla DHV Magellan e prenditi una pausa. Oh, e Tomorrow ultimamente sembra più loquace. Forse voi due potreste farvi una chiacchierata. No. Che palle, oh mamma mia. Rimozione restrizioni armi. Domani. Il mio nome non esiste nel posto da cui vengo. Non capisco cosa significhi. Sai che succederà a questi boccioli? Diventeranno dei fiori. Tra un giorno saranno cambiati del tutto. Gli esseri viventi sono obbligati a cambiare. Non possono restare uguali.
Ma nel posto da cui vengo non cambia mai nulla. Quindi io non sono viva. Ascoltami. Tu sei viva. La persona che eri ieri è diversa da quella che sei oggi e da quella che sarai domani. Stai cambiando. Questo è vivere. Cambiare e accettare il cambiamento. Trasformarsi. Quindi è così che sarà il mio domani. Ieri diventa oggi, che a sua volta diventa domani. Sono connessi, nel bene e nel male. E la morte non è la fine. La morte non è la fine. Bentornato, Sam. Tu dovresti riposare. Vero. Notte.